Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giuliano e oggi finalmente il tanto atteso video dell'irrigazione del mais. La faremo con il solito irrigatore che possiamo dire che è stato tirato a nuovo. Ho fatto un video dedicato che ti lascio qui in alto a destra dove spiego tutte le migliorie, modifiche, manutenzioni straordinarie che ho portato sul mio rotolone. Possiamo dire che è stata un'estate molto generosa, almeno nella mia zona, sul lato precipitazioni e piogge. Infatti questa è solo la terza irrigazione, quando in un anno siccitoso saremo almeno alla quinta, perché è metà agosto. Come ben sapete ho svariati sensori di X-Farm in campo, tra cui l'X-Node Soil, che è appunto il sensore di umidità del terreno che mi aiuta a controllare la situazione idrica nelle mie coltivazioni. Tutti i sensori sono collegati all'app X-Farm, in questo caso specifico tutti i dati dei sensori di umidità convogliano nel modulo irrigazione, che mi avverte quando irrigare o meno tramite dei consigli anche sull'apporto in millimetri di acqua da dare e così via. Diciamo che fino ad oggi, grazie alle generose piogge, non mi ha mai notificato il bisogno di irrigare. Adesso ho cominciato a dire: Giuliano, comincia a dare 5-10 mm alla tua coltivazione perché comincia ad averne bisogno. Infatti vi lascerò qualche screen dell'app in cui tramite una leggenda a colori fa vedere lo stato idrico della coltivazione, ti consiglia quanti millimetri dare e così via, ma in ogni caso vi spiego di questa cosa nel corso del video. In ogni caso, per qualsiasi informazione o se siete interessati a sensori, app X-Farm, vi lascio tutte le info in descrizione. Ora dai, direi di non perdere altro tempo, portare il rotolone nella postazione e cominciare a irrigare. Ottimo, siamo pronti a partire. Mio padre è pronto ad affrontare questo lunghissimo trasferimento del rotolone. Ovviamente sto scherzando, è letteralmente il campo dietro al garage del rotolone e insomma possiamo partire. Ok, mettiamo giù le ruote. Sì, qua si lamenta. Mettiamo giù il piede di stazionamento, che così possiamo togliere la spina agganciata al tiro del trattore. Ok, va un po' indietro. Ho messo la videocamera qua sul petto, dovrebbe essere abbastanza stabile ma comunque immersiva. Adesso lo ruotiamo, così direzioniamo il carrello lungo il campo. Lo aiutiamo un pochino. Adesso dobbiamo metterlo dritto lungo le file. Ancora un po'. Ok, dovremmo esserci abbastanza. Mettiamo un po' in piano la macchina aiutandoci coi piedi e le ruote. Mettiamo un po' giù i piedi, anche se c'è il cemento. Piedi anteriori, questi qua, piedi posteriori. A posto. Il tappo l'hai messo? Adesso togliamo il fermo del tubo. Ciao Bacca. Alziamo il pescante. Regoli il getto? Per chi non lo sapesse, abbiamo fatto una regolazione del getto, dell'apertura del getto radiocomandata. Ancora quanti? 30 anni fa ormai? Sì. Tramite radiocomando si apre e si chiude il getto, appunto, così. Col telecomando si azionano questi due motorini che vanno a muovere questi fermi in cui il getto appunto poi va a battere e inverte il senso di rotazione. Posizioniamo il pescante. Intanto accendiamo il computer di irrigazione. Diamo un po' di cavo in più. Questa qua è la leva per mettere in folle la ruota, che così si può srotolare il carrello col trattore. Niente, spegniamo, andiamo a srotolare. Qua, come vi avevo detto, abbiamo cambiato la centralina motore. Dopo vi faccio vedere tutto.
campi di mais facendo la portazione del rotolone là in fondo, che così come rigarli entrambi nonostante siano due campi separati. Ecco, qua si comincia ad accelerare e poi bisogna praticamente bloccare il trattore perché il tubo fa da elastico. Ecco, minimo l'acceleratore, frizione e freno bloccato. E appunto c'è il tubo che, come avete sentito, tira addirittura indietro il trattore. Qua lo sganciamo e possiamo andare ad avviare il rotolone. Ok, eccoci arrivati. Adesso lo avviamo. Tenendo premuto questo bottone si avvia, fa tutto da solo. Acceleriamo un pochino, la pompa era già innescata, la porta a 5 bar. Adesso mio padre apre leggermente la mandata, si porta circa a 1-2 bar quel manometro che vedete lì. Poi con un po' di attenzione si apre tutta la mandata e pian piano si accelera il motore. Dico pian piano perché dato che è stato svuotato il rotolone ha dentro l'aria e non si può mandare un colpo di aria appunto con la pressione massima al getto perché sennò salta via, quindi bisogna far svuotare lentamente il rotolone dall'aria mandando dentro acqua in sostanza. Quindi prima di accelerare bisogna guardare il getto che non butti più fuori aria e per farlo cerco di arrampicarmi su questi tubi di cemento, tubi che sono solo in mezzo alle scatole, quindi sono in vendita se qualcuno li vuole. Non dico che li regalo, però quasi. Allora, là in fondo c'è il getto, però sono quasi sicuro che da questa telecamera non si vede niente, quindi utilizzo quella del telefono che sicuramente si vedrà meglio. Vi metto l'inquadratura qua di lato. Adesso mio padre comincia a accelerare perché ha visto che non c'è più aria. Possiamo scendere che vi spiego un po' di dettagli. Tubo di irrigazione avviato 40 metri ora. Eccoci finalmente in campo per poter registrare questo video di irrigazione 2023, ma soprattutto per vedere come funziona il rotolone dopo tutte le modifiche, migliorie e manutenzioni straordinarie che abbiamo fatto, ma soprattutto per testare le prestazioni di questa pompa sidermeccanica che abbiamo installato. E adesso ci arriviamo perché ci sono dei dati molto interessanti. Come avete sentito prima, ho impostato il monitor di irrigazione a 40 metri ora, il che significa che sto distribuendo 30-35 mm. Il consiglio sull'Apix Farm era di circa 10 mm o poco più, però avendo un terreno molto argilloso che trattiene tanto l'umidità, posso distribuire tanta acqua senza sprecarlo e creare un po' di serbatoio, anche perché siamo al 13 luglio e nei prossimi 7 giorni sono previsti picchi da 36-37 gradi, quindi ritorna al gran caldo e settimana prossima la pianta non sarà in stress perché troverà l'umidità che abbiamo accumulato. Picco di caldo, botta di caldo che c'era stata anche a metà luglio, che aveva portato grandinate in giro per praticamente tutto il nord Italia.
qua non ha colpito molto. E a proposito, appunto, ci sono delle bellissime pannocchie, sembra un bel mais, ma ne parleremo nel dettaglio in situazioni in campo molto presto. Quindi sto dicendo che il consiglio irriguo del modo di irrigazione dell'Apix Farm è corretto. Avrei portato in finestra ottimale come umidità del terreno il mio mais, però probabilmente la prossima settimana avrei dovuto fare un'altra irrigazione a 10-15 mm salvo pioggia. Il modulo irrigazione dell'Apix Farm raggiunge la massima efficienza se avete fatto investimenti con sistemi di irrigazione automatizzata, quindi dei getti in campo, manichette alla gocciolante, sistema goccia a goccia, chiamatelo come volete, che lì magari oggi date 3-4 ore di acqua per arrivare a quei 5-10 mm, poi passano 3-4 giorni, altre 5-10 e lì avete la massima efficienza dell'apporto idrico, ma non servo io a dirvelo, lo saprete benissimo. Adesso parliamo della cosa più importante di questo video, ovvero la pompa sidermeccanica. Mi sono un po' spostato dal rotolone perché comunque fa rumore, sta girando a molti meno giri di prima, però comunque è rumoroso e non sentireste niente. E mi sa che fra poco mi sposto anche un po' più all'ombra perché fa un caldo terribile. Allora, abbiamo installato una pompa sidermeccanica modello 125-175 A3. Ovviamente trovate tutte le caratteristiche tecniche, informazioni, contatti verso Sidermeccanica in descrizione, perché loro sì sono costruttori di pompe, quindi vi forniscono la pompa, ve la installano anche su un rotolone già esistente, una motopompa già esistente, ma sono anche costruttori di motopompe complete con delle chicche molto interessanti che vi invito ad andare a vedere sul loro sito. Comunque vi lascio tutto in descrizione anche per curiosità, informazioni, preventivi, qualsiasi cosa. E se non trovate qualcosa, scrivetemi un commento. Questa pompa è una pompa che possiamo chiamare ad alto rendimento perché rispetto alla pompa precedente riusciamo a ottenere le stesse prestazioni di lavoro ma con molti meno giri e di conseguenza un gran risparmio. Stesse prestazioni, se non anche di più, ma adesso ne parliamo. Come vi ho detto prima, il rotolone sta girando a molti meno giri motore, risparmiamo circa 200 giri motore rispetto alla pompa precedente. La pompa sidermeccanica sta pompando l'acqua a 11 bar e mezzo a 1550-1600 giri circa, rispetto alla precedente che per ottenere le stesse prestazioni, ovviamente ragazzi vi sto parlando a parità di tutto, quindi getto, tubo, motore eccetera, prima servivano 1800 giri motore, di conseguenza più consumi, più rumorosità, più usura motore eccetera eccetera. Qui risparmiamo 200 giri motore. In quale cosa più importante si traducono questi 200 giri motore in meno? Noi agricoltori ovviamente cerchiamo il risparmio, cerchiamo l'efficienza e il minor consumo di gasolio. Ovviamente quando ho fatto questa sostituzione sono andato a cercare proprio quello, una pompa ad alto rendimento per rendere più efficiente il rotolone. A parità di prestazioni si passa da 21,5 litri ora a 18 litri ora di questa pompa. Stessa acqua mandata, stessa pressione, stesso getto, stesso tubo, tutto. Per chi non avesse visto i video precedenti di irrigazione, gli rinfresco un po' i dettagli dell'impianto. Allora, 11,5 bar in mandata, ci sono 400 metri di tubo del 150, al getto arriviamo con 8,5-9 bar, con un ugello boccaglio del 40 e otteniamo un getto da 85-90 metri in assenza di vento. Quindi avete capito che richiediamo delle prestazioni importanti che questa pompa sta soddisfando e oltretutto in modo più efficiente risparmiando del gasolio. Più tardi, quando il rotolone avrà finito e il getto sarà più vicino, andiamo ad aprire il rubinetto del manometro appunto del getto per verificare la pressione, perché vi dico che a parità di pressione d'ingresso con la pompa precedente questa pompa riesce a mandare anche un po' di pressione in più al getto. Adesso spiegarvi il perché di questa cosa non è così banale, però in sostanza l'efficienza e l'alto rendimento che vi dicevo prima si va a tradurre anche in questa cosa. Ovviamente so che vi state chiedendo cosa succede se noi acceleriamo molto di più di 1600 giri la pompa. Ovviamente lei butta perfettamente molti più litri, molta più pressione eccetera eccetera. Però perché non lo faccio? Perché ovviamente bisogna rapportare il tutto, quindi abbiamo rapportato questa pompa a questi giri con questa efficienza per ottenere queste prestazioni che vi ho descritto, le prestazioni che volevo, perché se accelerate di più avete bisogno di un boccaglio più grande, consumate di più e soprattutto nel mio caso la trasmissione della potenza tra pompa e motore è con un giunto
in gomma ad espansione, quindi accelero, il giunto va a prendere e dà moto alla pompa. A 1600 giri il motore eroga la potenza massima che può supportare quel giunto, quindi nel mio caso specifico se vado ad accelerare più di 1600 giri distruggo questo giunto di gomma. Alternativa, collegare pompa e motore direttamente, quindi la pompa in continua rotazione, e si va a raffreddare con un pescaggio dell'acqua da una curva fatta sul pescante. È una cosa che se volete potete fare se dovete installare questa pompa, che solitamente viene fatta dai costruttori sui rotoloni nuovi su cui è installata questa pompa sidermeccanica. Scusate se questa spiegazione è molto lunga, ma mi sembrava doveroso entrare un po' più nel tecnico. Me l'avete chiesto anche nello scorso video, nei messaggi privati quando avete visto l'installazione. Insomma, mi sembrava doveroso spiegare tutto nel dettaglio. Vi stavo dicendo, la tenuta di questa pompa è meccanica, di conseguenza non c'è più corda grassa, baderna, premistoppa, chiamatelo come volete, non c'è più questa cosa, di conseguenza andiamo a annullare tutte le manutenzioni probabilmente quando la pompa è nuova una corda grassa dura 500 ore, forse dopo nel mio caso la pompa era vecchia, durava anche meno, 150-200 ore per avere una corda grassa che tiene in modo efficiente, e quindi non c'è più questo onere della corda grassa. Altra cosa, almeno per me molto importante riguardo la tenuta meccanica, è che non c'è più il raffreddamento appunto della corda grassa. La corda grassa andava raffreddata, quindi diciamo che la pompa perde un po' di acqua per eseguire questo raffreddamento. Quest'acqua di raffreddamento finisce in una vaschetta che o butta direttamente sotto il rotolone, oppure si può mettere un tubo di scarico che va al fosso, però tutte le volte bisogna arrotolare il tubo, srotolare il tubo, magari il tubo si blocca, si fa una curva e quindi alla fine è sempre una rottura di scatole e la vaschetta scaricherà nel 70% dei casi purtroppo sotto il rotolone. Capite che almeno nel mio caso il rotolone va per 7, 8, 10 ore, questo gettino continuo fa una bella pozzanghera sotto il rotolone, quindi si pianta sempre, bisogna portarlo sempre via facendo delle carreggiate. Con la tenuta meccanica questa cosa scompare totalmente, se non, ad essere proprio super sinceri, con la pompa al minimo si vede una gocciolina, una goccia ogni mezz'ora. Ecco, questo è quello che ho notato e per me è molto importante. Niente, spero di non avervi annoiato troppo con questa parte tecnica. Se qualcuno che non ha visto tutti i video precedenti si sta chiedendo perché ho sostituito la pompa, perché la precedente aveva raggiunto le stesse ore del motore, quindi 7700 ore, una gran durata. Oltretutto sottolineo 7700 ore e 27 anni. L'anno scorso durante l'ultima irrigazione delle mais a fine agosto pompava ancora perfettamente, però aveva cominciato a perdere in modo anomalo lubrificante, il che suggerisce problemi ovviamente. Quindi ho deciso di prendere la palla al balzo e sostituire tutto, fare le dovute manutenzioni e così via, ma comunque vi ho spiegato tutto nel video che vi lascio qua in alto a destra. In ogni caso la pompa vecchia è qua, poverina, nei rottami di ferro, e boh, se qualcuno la volesse gliela vendo a poco, scrivetemi un commento. Questo video ormai è diventato una televendita. Niente, dai, andiamo a vedere un po' come lavora il getto e il rotolone e ci vediamo quando arriva. Ottimo, il rotolone ha quasi finito. Ovviamente gestirei in autonomia, grazie alla nuova centralina, tutto quello che è il fine irrigazione, decelerazione, raffreddamento e poi spegnimento. Dico raffreddamento perché l'ho impostato che arriva, decelera, rimane 5 minuti al minimo per raffreddarsi e poi spegne, perché a mio parere è essenziale far raffreddare il motore e non spegnerlo da 1600 giri a 0 in un secondo. Per me, appunto, ripeto, è molto importante farlo raffreddare, riposare un attimo e poi spegnerlo. Questo perché tutti gli apparati del motore sono bollenti, se si va a spegnere in un attimo l'olio non circola più e non riesce a raffreddarli. Comunque adesso aspettiamo che arrivi in fondo il carrello e poi vi faccio vedere questo spegnimento automatico.
Ecco, finito. Come avete potuto vedere, il monitor di irrigazione dice la fine, la comunica alla centralina che va a intervenire su quel motorino passo passo attuatore che va a rilasciare l'acceleratore, quindi calano i giri, cala la pressione, il giunto si stacca, quindi non manda più acqua alla pompa, passano 5 minuti, fa il suo bel raffreddamento e poi si spegnerà in automatico. Adesso appunto probabilmente avete già visto mio papà passare dietro perché lo dobbiamo già portare da un'altra parte, quindi mentre lui fa il raffreddamento noi tiriamo sui piedi e tutto, dopo lo svuoteremo anche e lo portiamo alla prossima postazione. Centralina con SIM che ci permette un monitoraggio remoto via app, quindi possiamo vedere temperature e pressioni da remoto, che è un grande aiuto. Oltretutto se ci sono dei problemi manda una notifica o comunque un messaggio anche di testo con i messaggi normali. Il fatto che si spenga e raffreddi in autonomia per noi è un grande vantaggio perché non dobbiamo più correre di notte a qualsiasi ora per non farlo spegnere da solo. Prima a qualsiasi ora arrivasse correvamo là per farlo raffreddare manualmente. Niente, direi che possiamo procedere con il video. Prima di chiudere con il video, 2 considerazioni finali fatte da mio padre. Sei soddisfatto di tutto il sistema, pompa, delle novità? Al momento direi che è un grande sistema che fa risparmiare dei bei soldi e che sicuramente complica meno la vita all'agricoltore, specialmente solo per il fatto che non ti trovi un lago sotto alla pompa quando hai finito di irrigare. È già una cosa notevole. Ecco, adesso si è spento perché appunto ho detto prima che c'è la centralina che gestisce il raffreddamento e tutto, quindi sia l'upgrade della pompa appunto su tutto il discorso risparmio più tutte le altre novità che abbiamo fatto, insomma. Indubbiamente i soldi che sono stati spesi bene, insomma, perché considerando solo il consumo di almeno 3 litri ora in meno, calcolando una durata della pompa di 5-6 mila euro, di 5-6 mila ore, si capisce bene quanti litri di gasolio si vanno a risparmiare e sicuramente si ripaga la pompa dalla A alla Z. Bene, quindi direi che sei soddisfatto, insomma abbiamo fatto un bel lavoro. Direi proprio di sì, complimenti a Sidermeccanica per questa pompa. Ottimo. Bene, dai, direi che lo possiamo spostare alla prossima postazione. Certo. Ok, eccoci arrivati alla fine del video, in pieno sole, un caldo terribile, sono qua proprio in mezzo al mais, vicino appunto ai sensori di umidità, vedete appunto lassù, e poi qui c'è anche la trappola per il monitoraggio della piralide, ma ve la spiegherò, comunque ve l'ho già spiegata in situazioni in campo. Esco dal mais, mi metto nella strada, potete vedere che c'è una bella umidità e infatti i sensori sono passati da un 15% umidità ritenuto dall'app un stress lieve al 18% abbondante ritenuto dall'app umido, che è oltre la soglia dell'ottimale. Ovviamente il modo di irrigazione consiglia un apporto di acqua per rimanere nel mezzo, quindi né troppo umido e né troppo secco, la situazione ottimale appunto. Qui, come vi ho detto, una data di più rispetto a quello che era il consiglio per far serbatoio, ovviamente scenderà a breve con le temperature previste nella prossima settimana, però questa è la prova che ragiona in modo corretto. Ovviamente questo consiglio viene dato in base al tipo di terreno, varietà, stadio fenologico, in base a dei modelli sviluppati da X-Farm. Niente, dai, detto questo io spero che il video vi sia piaciuto, penso avervi fatto vedere tutto tra sensori, pompa, irrigazione, centraline, qualsiasi tipo di cosa. Se il video appunto ti è piaciuto fammelo sapere con un mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, in descrizione trovi qualsiasi tipo di info di tutto quello di cui abbiamo parlato, segui su Instagram per rimanere aggiornato sulle mie avventure quotidiane più dirette e niente, noi ci vediamo nel prossimo video.